La Formula E è potenza, tecnologia e sicurezza. Siamo al Gran Premio di Roma, dove 11 telescopici full electric Merlo della serie E-Worker si occuperanno di intervenire sulle macchine in pista. Dimensioni compatte, rapidità e precisione sapranno fare la differenza. Venerdì 14 luglio. Mancano meno di 24 ore all'inizio del weekend di gara del Gran Premio di Formula E di Roma. È il momento della formazione dei marshal e dei tecnici. Più di 300 donne e uomini che garantiranno la sicurezza in pista. I marshal sono importantissimi, loro sono le prime persone a vedere cosa succede in pista, a dare la prima comunicazione ed hanno il compito, coordinati dalla direzione gara, di intervenire nella maniera più efficiente possibile e anche più rapida, in modo da regolare la competizione nella maniera migliore possibile. Konrad Essen, FIA e-Safety Delegate, si occuperà della formazione. Sarà fondamentale per garantire la sicurezza e la rapidità degli interventi in pista. We have season 9 of Formula E this year, and this is first season of the Generation 3 cars. We need to take a little bit more precautions when dealing with this. We have a lot of energy available all the time. It's not like in the combustion engines in normal cars where you need to burn fuel to get this energy. We have the energy all the time there. Le performance degli worker, oltre alle dimensioni compatte e la durata delle batterie, saranno determinanti. Abbiamo maturato l'utilizzo di Merlo perché comunque, soprattutto in questo ambito, abbiamo degli spazi stretti, quindi il movimento con dei mezzi particolarmente grandi ci rende la vita difficile, ahimè. Quindi l'utilizzo di un mezzo performante come il Merlo, e quindi la scelta è caduta proprio su mezzi elettrici particolarmente piccolini, particolarmente agevoli, ci ha dato la possibilità di avere la carta vincente per poter fornire un servizio eccellente. Le batterie è stata una piacevole sorpresa perché il consumo è veramente irrisorio, anche nella movimentazione il mezzo non ha dei consumi eccessivi, anzi tutt'altro, è molto parsimonioso. E torno a ripetere, è un mezzo che veramente ci ha lasciato a bocca aperta, perché comunque è un mezzo molto agevole. Come ci siamo detti ragazzi, abbiamo un Merlo elettrico ma dalle dimensioni ridotte anche con il braccio, il che significa che recuperi esclusivamente da dietro o possiamo farli avvicinandoci dai due lati, mai dal naso, dal fronte. Nel momento in cui la recuperiamo, ovviamente una volta che l'abbiamo agganciata la giriamo così, ci spostiamo, quando stiamo arrivando in prossimità dell'ingresso del nostro taglio la rigiriamo con il posteriore verso il Merlo in modo tale che è più facile entrare. Oggi è una giornata un po' particolare dove ci saranno le prove di qualificazione che sono quelle che poi determinano la posizione in griglia dei vari piloti. La Formula E è la massima espressione della tecnologia in campo di mobilità elettrica, senza dubbio. Questo si sposa perfettamente con la filosofia della nostra azienda, quindi dell'Autodromo Vallelunga, che
che ha fatto anche della mobilità elettrica un elemento centrale, e questo si sposa benissimo, perfettamente con la scelta di mezzi come quelli di Merlo di alta tecnologia e full electric, per chiudere veramente un cerchio legato alla e-mobility e alla tecnologia del futuro perfetto. Sabato 15 luglio. Inizia il weekend di gara. La tensione è alta. Gianfranco Bonifacio e il team di AC Vallelunga hanno posizionato gli 11 sollevatori Merlo nei punti più critici del circuito. Operatori con i Merlo ne abbiamo circa 11. Questi ultimi in particolare operano all'interno di vie di fuga per agire in totale sicurezza nel recupero della vettura che possa in qualche maniera aver avuto o un problema tecnico, che può succedere, o ahimè un danno dovuto a un contatto o ha sbattuto contro le barriere, perché comunque in ambito di gara può succedere. 25 laps of racing action here in Rome. Lights out and we're underway. Good start from Mitch Evans on pole position, not bad. From Sandberg away from the grid, keep an eye out for Sasha Fenestrat in the mid-set. Down towards the first corner, Jake Dennis running over the long outside line there. He tries to challenge Sebastian Buemi, but gets the nose chopped off. Bit of contact there between Buemi. It all occurred. Yeah, the car's already dancing around, but as it does every single lap. Sam's winding, he's overly compressed, and as he spins, he's moving around and the impacts behind. The people behind have got a very narrow area where they can maybe get it through. Oh, we didn't see the first one, that's we only saw the Maserati. Calma ragazzi, attenzione, un attimo e cerchiamo di metterlo fuori i pannelli, fuori le bandiere, fuori i pannelli e fuori le bandiere. Sei vetture si sono scontrate nel rettilineo più veloce del circuito. L'incidente più spettacolare e pericoloso di tutta la storia della Formula E. Grazie all'intervento dei Marshall e degli worker, le auto sono state rimosse in tempi rapidissimi, consentendo al Gran Premio di ricominciare. Perfetto ragazzi, il tracciato è libero, fate entrare in Merlo. Ottimo lavoro. Mi sento di dover ringraziare tutte le persone di Merlo, perché c'è stata una sinergia pazzesca, una velocità di risposta alle richieste, alle esigenze, che hanno permesso veramente in pochissimi giorni di mettere a terra tutto quello che stiamo facendo in questi giorni, di far arrivare qui dei mezzi efficienti, perfetti, del personale formato. È stata una collaborazione splendida e ovviamente siamo assolutamente confidenti che questa collaborazione continuerà nella nostra attività quotidiana all'Autodromo di Vallelunga. Quante emozioni, quanta adrenalina in pista in questo weekend di gara. Ci sono stati numerosi incidenti spettacolari, ma i Marshall e i nostri worker hanno saputo garantire la sicurezza in ogni istante. Per altre incredibili storie come questa, continuate a seguire Partners for Life.